Arles, on the western border of Provence, where the lush green countryside meets noble lands painted purple in summer thanks to expanses of lavender, is the largest municipality in France. This place embodies grandness, in line with its glorious imperial history. Gaul created his mini Rome on the banks of the Rhone, that was once the home of Emperor Constantine the Great, but now lies in peaceful silence. The sun shines on the old amphitheatre and brings memories of a lively Roman past which never truly went away. Years later, the area's rich palette inspired Vincent van Gogh, who produced 300 paintings here in the 19th century. His masterpiece, The Café Terrace at Night, is a snapshot of a time gone by and one of his most popular works depicting a spot adored by lingering tourists. Dove tutto ha cominciato, dove tutto è iniziato, dove sono nato, dove ho toccato i miei primi palloni, dove ho fatto quasi tutto, fino a 17 anni. È il mio quartiere, il Galieni si chiama, a Arles. Quando torno vengo qui, sarà sempre così perché i miei genitori non vogliono andare in un'altra casa, meno male per me perché non perdo niente che ho fatto prima. The Gallieni neighborhood in the Trincatel area was once a well-placed and influential port. Fatima and El Hassan moved there in 1990, but first we need to voyage back even further to the 1960s, when Algeria was fighting its war of independence. In 1965, Fatima went with her father Mohammed to France, first Lille, then Paris, and finally Arles, where she met El Hassan, a young Moroccan who arrived in France at the age of 28 to seek work. Not long after, Ismaël came along, a child of the third millennium France, which carries the markings of its occasionally cruel colonial past. Different ethnicities, cultures and backgrounds which blend together, while also running the risk of being lost, fading away, or going down the wrong path. Il mio quartiere era tranquillo, ma c'è quartieri veramente pericolosi, anche oggi è molto duro. Ho visto le cose non buone, le cose male, ho vissuto in questa parte e non ho mai preso questa strada, anche da piccolo. Sapevo che era male, io avevo 10 anni, volevo giocare con quelli che avevo 18 o 19. Quando arrivavo tutti ridevano, poi vedevano la determinazione che avevo per tutto, non solo per il calcio, ma per giocare con loro, per fare le cose con loro. E poi mi hanno subito inserito nel loro gruppo e qualcosa penso che mi ha fatto crescere molto di più. Vi presento loro con chi ho vissuto, con chi ho passato mia vita e passerò mia vita. C'è mio grande fratello, il genius della famiglia. Sì, anche lei. Ma lui che è sì, possiamo dire il più coltivato, perché lui piace tantissimo tutte queste cose, leggere, tutte questo che non sa fare mio piccolo fratello. Scherzo, sa leggere bene. C'è Samir, mio grande fratello, poi c'è Sara, mia grande piccola, possiamo dire. Grande sorella, che sì, siamo cresciuti insieme perché ha solo un anno di più di me. E poi c'è mia mamma, lei è la persona la più importante della mia vita.
quindi non c'è tante a dire su una mamma, penso. E poi c'è mio piccolo fratello Ryan, lui è il più piccolo della famiglia. Ils sont bas quand on voit. Le Tano. E manca mio papà che è in Marocco, a vedere sua famiglia. Bon, moi, j'étais pour Ismaël plus pour le scolaire, l'école. Et maintenant, c'était le foot. Bravo. Je me disais Lei toujours. sì, è vero che lei ha seguito tanto noi alla scuola. Lei tantissimo alla scuola, sempre sulla scuola era molto... Per esempio io avevo qualche... Sai come diciamo quando sei punito? Sai che devi fare questo, sai 50 volte, 100 volte devi... Sai, anche voi no, l'avete avuto. E io non volevo farlo, dicevo a mia mamma no, non lo faccio perché non meritavo o perché non lo so, ero stupido magari. Quindi era mia mamma che mi faceva... Depuis petit, il a toujours été discret. Il n'aime pas, comment dire, oui, il est un peu comme moi. Il regarde tout, il observe tout, mais il est pas, il porte pas de jugement et il est discret. Il n'a pas changé depuis petit, même maintenant, il est toujours le même et il restera toujours le même. Il n'est pas, voilà, il est comme il est, modeste. Il garde sa modestie, sa gentillesse. Il a bien sûr des faiblesses, comme tout le monde. Mais sinon, non, il n'a pas changé. Pour moi, il est toujours le même. C'est toujours mon fils et ça restera toujours mon fils, mon petit bébé, quoi. Mia mamma veramente, sai, è una mamma e poi era sempre dietro di noi, sempre. 2011, on est parti en vacances dans le nord, dans ma famille. Et puis il est tombé du toit. 2,50 m, je crois. Les deux poignets cassés, la clavicule. Et c'est tout. Heureusement que tu n'avais pas le pied cassé, parce qu'on croyait. Ah, non, ça arrive. Heureusement, il est tombé comme ça. Parce que s'il est tombé sur la tête ou le dos, ils aimaient, hop, ils étaient très vifs, tous les quatre. On creusait dans le jardin, on creusait en dessous du grillage et on partait comme ça, on sortait. Nel giardino, sai cosa facevamo quando eravamo piccoli? Andavamo a fare un buco, sì è vero, sotto la terra e poi andavamo andavamo e mia mamma non sapeva neanche dove... No, perché è la più intelligente perché lei diceva a Ismaël Principalement, il aimait le foot dès qu'il était petit. Parce que quand il était tout petit, quand il regardait le foot, il disait pas foot, il disait toujours look. Et une fois, on a dit, il dit foot. Il a commencé dès 6 ans, je crois, 7 ans, le football. Et après, il a fait de la capoeira. Je pense que quand il avait d'ailleurs 6 ans, il était plus parti pour faire de la capoeira plutôt que du football. Ismaël, quand il était petit, comme je l'ai dit un peu avant, il était un peu foufou. Il était difficile à canaliser, il courait partout, il sautait partout. Ismaël was curious and energetic. He saw the world from a different angle thanks to his capoeira, which also helped him relax. He was confident to ask others if he could join their football matches, where the ball became his closest ally, constantly offering novel experiences. C'est bon, 2009, frère. 2009. T'avais 12 ans. J'étais petit. Avevo 12 anni, ma guarda come ero piccolo. Ma guarda, c'è una cosa che resta e che faccio ancora oggi, è il t-shirt con guanti. Qui è dove scendevo con la bici, con skateboard, con tutto che poteva scendere lo facevamo, giocavamo al pallone anche sul garage. L'abbiamo cambiato penso 2 o 3 volte. Questo non dovete farlo però, ma sì, quando ero piccolo ho lasciato i miei iniziali
La prima porta magari sì, era questo, sai, prendevo un pallone, per esempio, con il mio amico, non dobbiamo toccare il pallone a terra e poi mettere dentro la porta. Poi andavamo un po' più indietro, mettevamo ancora il pallone, andavamo un po' più indietro fino a qui. E questi erano i miei primi giochi. Giocavamo su questo perché qui non abbiamo avuto mai campo, quindi facevamo così e eravamo molto bene così. Ismaël est jeune, j'ai toujours vu un enfant très sérieux, passionné par son sport, talentueux. Il restait souvent en dehors des entraînements, jouait souvent avec ses amis, avec ses copains, jouait. Donc il s'entraînait sur des coups francs, sur des volets devant le but, et même des fois la veille de match. Donc je le laissais faire parce que je savais très bien que c'est sa passion. Ismaël, que ce soit à l'école, que ce soit sur le terrain au sein du club ou avec ses copains en futsal, il était toujours le même. C'est-à-dire toujours très sérieux, très appliqué, très perfectionniste. Il pratiquait également beaucoup le futsal, qui l'a peut-être aidé à s'améliorer dans les petits espaces et s'améliorer techniquement. School played a key role for the Bennacer family. Mum Fatima helped with the homework, while Dad El Hassan, who himself had never had the luxury of studying, made sure his children did their best so they could have a bright future. Mio papà era un po' duro perché ha lasciato tutto per fare una vita e ha insegnato come poteva a noi. Sono cose che non capisci sul momento, ma poi con il tempo capisci dove lui voleva arrivare. The Robert Morel College wasn't just an obligation for Ismaël. It became a second home during his formative years. He spent most of his days there between the ages of 11 and 15. It was French history and maths in the classroom in the morning, before he spent the afternoons playing his beloved football. The teenage years are where you grow not only in height, which was measured regularly in the locker room, but also in knowledge and maturity. The French school system rewards talent and allows students to follow their passion, including 4 hours of sport a week, plus an optional 4 hours of football. Jérémy Berton was the teacher who accompanied Ismaël during his time of study, the gym and the football pitch. Ce que je me rappelle d'Ismaël, je me rappelle de beaucoup de choses, mais surtout d'un élève, d'un garçon plutôt timide, plutôt réservé, mais toujours déterminé, toujours très accrocheur aussi dans les exercices, que ce soit de football ou dans les exercices de sport. Il voulait réussir, il voulait être bon, il était concentré, il avait l'envie de savoir, l'envie de progresser. J'ai l'image de quelqu'un qui était plutôt réservé, timide, mais déterminé dans ce qu'il faisait. Pallone ovunque, veramente pallone ovunque. Guarda, sai, nella mia classe era una classe di calcio, quindi facevo allenamento con loro, poi allenamento con la squadra di Arles e poi dopo tutto quello c'era il futsal della gente che vivono nel quartiere, quindi facevo magari 3 allenamenti. Sapevo che se lavoravo di più degli altri è normale che avrai qualcosa di più. Il avait des facilités dans tous les sports. Je me souviens qu'il était très bon en gymnastique aussi. Et on était dans une petite salle ici où Ismaël, avec un groupe de copains, ils étaient à 4, où ils devaient faire un enchaînement de figures. Et ses copains faisaient un peu n'importe quoi, mais Ismaël, lui, disait non, il faut faire comme ça. Il avait le souci de faire quelque chose de bien pour le groupe, quoi. Et les qualités qu'il développe aujourd'hui, il les mettait déjà en pratique quand il avait 16-17 ans. C'est un joueur qui est essentiel parce qu'il voit le jeu avant tout le monde, il est toujours bien placé, il casse les lignes par la passe. Ouais, c'est un joueur qui déjà jouait comme un adulte.
plus un exemple pour nous, au travers des générations qui sont venues après lui, pour dire, voilà, on a l'exemple d'un joueur comme Ismaël qui est arrivé ici en toute simplicité, en toute humilité et à force de travail, de sérieux, puisque aussi c'était un bon élève à l'école, a réussi à faire quelque chose dans le football. Personnellement, j'ai été extrêmement sensible au fait que lorsque j'ai été élu maire ici dans cette ville, où je suis né moi-même, il ait pris la tâche avec la mairie en disant « j'aimerais rencontrer le nouveau maire, j'aimerais rencontrer le maire de ma ville ». J'ai le maillot d'Ismaël, Bennacer, merci à lui, il a joué ici. Il nous a offert des protèges en neuf. Et ce qui fait notre fierté, c'est que Ismaël a su garder un lien fort avec sa ville. Il aurait pu comme ça partir et puis oublier sa ville natale, mais non. Il a sa famille, il a ses amis, il a un lien très physique avec cette ville. Il a toujours été, lui, c'est la simplicité par exemple, ce qu'il va aimer faire. Hein. Là, ce qu'on va sûrement faire après, c'est un laser game. Je sais pas si tu voyais, tirer avec des pistolets laser, le but c'est de toucher la cible. Bowling, voilà, aller au cinéma. C'est ce qu'il aime faire le plus et c'est la plupart du temps quand il vient, c'est ce qu'on fait ensemble. Je pense que ce qui l'aide à avancer, c'est d'abord ses origines modestes, dans un quartier modeste de la ville, mais surtout c'est son travail, c'est son intelligence, sa capacité à ne pas se satisfaire de ce qu'il a. Non devo dimenticare da dove vengo, è molto importante per me e per la mia famiglia. A photo album is a continually updated creator of emotions and record of achievements. It contains a reminder of a long life and career and unforgettable moments to cherish forever. Mai visto un leader così, veramente anche se lui e me facciamo sempre la guerra, sempre sul campo. Poi abbiamo una relazione un po' speciale perché mi fa imparare tantissimo. E poi veramente Zlatan io lo vedo come un grande fratello che lui mi consiglia. Non dico che sto con lui ogni giorno fuori dal campo, ma comunque quando ho qualcosa, quando mando un messaggio a lui, e lui è sempre disponibile. Through memories, we can reconstruct the journey right up until his time at R, where football stopped being a mere pastime. Gilles Grimaldi, an Arsenal scout in France, noticed this dynamic and clever young player. He contacted the Bennacer family. That visit from the Gunners was well received. Non volevo andare via dalla Francia, ma poi avevo bisogno di una formazione perché non l'ho mai avuto, l'ho avuto a Arles, ma era diverso dall'Arsenal, è una delle migliori formazioni in Europa. Poi era una molto bella esperienza, molto bella. È qualcosa di strano, un po' di strano, perché dove vivo in Arles è un piccolo quartiere, c'è niente. E poi Londra c'è tutto, è bianco e nero di una parte, ma era qualcosa di molto speciale a vivere con mia sorella.
Ismaël et moi, on avait 15 ans d'écart, du coup, on a tout vécu ensemble, de notre enfance, on était tous les deux à vouloir faire de la maison, à vouloir découvrir le monde. On le conseillait au mieux d'être à l'écoute, mais sans vouloir rien faire aussi. Du coup, Ismaël, quand il a besoin d'une épaule pour parler, je suis là. Reaching objectives and results via work and determination is the theme that runs long through the life and career of Ismaël Bennacer. His approach to life is the same as his way of playing football, daring to back himself for a big future, making sacrifices in order to rise even higher. At the age of 17, Ismaël returned to France in search of continuity, a 6-month loan at Tours in the Loire Valley, a chance to breathe the air of his homeland once again and play some senior football, making 16 appearances in League Two. In 2017, with his 20th birthday approaching, Isma took the jump. His development with Arsenal was complete, offering only one first-team opportunity in 2 years. It was time to make an impact in top-level football. Penso che era la scelta la più pericolosa che ho fatto nella mia carriera, ma comunque sono un giocatore che piace prendere rischi anche sul campo e poi volevo giocare, volevo far vedere le mie qualità a tutti e poi era veramente l'unica squadra che mi voleva così. Una decisione molto molto dura a prendere, ma ci stava perché quando tu hai questa fiducia che tu lavori bene e poi metti un po' di pazienza, alla fine ce l'hai la ricompensa e questo penso che ho avuto alla fine. Quando Milan mi ha chiamato non ho pensato troppo, sapevo che loro mi vogliono tanto. Penso che Milan è la squadra perfetta per me per lavorare bene. Penso che il talento è qualcosa che puoi avere, ma il lavoro ti fa diventare quelle persone che vuoi diventare. And still Bennacer, he has his first goal for Milan. Beautifully taken, able to surge forward. Sono contento, certo che fare un gol è sempre bene personalmente. Per mia moglie, questo anche il mio piccolo fratello. Qualche volta quando sono sul campo di allenamento guardo il logo e poi dico ma dai, gioco per il Milan. E poi penso a dove ero prima, cosa ho fatto, da dove vengo. Quando pensi a queste cose tu vuoi fare di più. Fino a Sassuolo ero normale, ma poi quando l'abbiamo vinto era un'altra cosa. Incredibile a vivere con i tifosi, veramente, e poi ero molto contento per loro, di dare questo a loro e di aver scritto la storia per questa società, perché è una dei più grandi. Sai perché siamo nella storia? Che ho dei grandi giocatori. Grande mister. Ho festeggiato tantissimo. Winning is the order of the day for the red and black half of Milan, and that normal mantra inspired the extraordinary events of May 2022. Milan, the city, provides and inspires strong emotions, and it lives for football, but for much more too. Io ho imparato tanto nel mio lavoro, ma anche nella mia vita qui.
ho cresciuto tantissimo qui nella città. Ora che ho figli, che ho bambini, penso di fare tutto per loro, come hanno fatto i miei genitori con me, di essere qui con loro, di spiegare le cose a loro per avere la mentalità giusta, questa mentalità di non lasciare mai cosa vogliono. Poi è veramente qualcosa di eccezionale, perché può succedere tutto al lavoro, nella tua vita. Sai che quando torni a casa ce l'hai, sai, i tuoi bambini, qualcosa di... Quando non ce l'hai non puoi capirlo. And home now for Ismaël is Milan, a city that doesn't have time for small talk and moves quickly. Modern, international, welcoming and multi-ethnic, Milan combines a rich history with the latest innovation, an ideal place to put down roots. Sono molto contento qui in Italia, in Milano, perché nessuno mi dice niente, capiscono tutto e questo è molto importante per me. La mia vita dipende dalla mia religione, quindi la gente si capiscono questo, allora ho fatto un bel passo e qui veramente sono molto molto bravi. Io provo a fare mia vita attorno della mia religione, non il contrario, non è la religione che dipende dalla mia vita, no, è mia vita che dipende dalla religione. È duro di svegliarsi durante la notte a pregare, ma questo lo facciamo per un obiettivo, non lo facciamo solo così, è per avere qualcosa alla fine. In his childhood, Ismaël, a practicing Muslim, learned the importance of religion as a fundamental value to his family. Keeping the principles of his childhood alive is a way of recognizing his roots and his origins, the same origins he takes onto the pitch when representing his national team. Ça a été son propre choix. Je ne l'ai pas du tout poussé en Algérie. Et puis, j'étais contente, parce que ce sont mes origines. Mais sinon, s'il avait pris le Maroc ou un autre pays, voilà. C'est son choix. Moi, je n'interviendrai pas par rapport à son choix. Era una scelta che ho fatto molto giovani, perché non volevo aspettare, volevo veramente giocare per uno di questi due paesi, il mio papà e mia mamma. Il cuore ce l'ho per tutti e due. Ho imparato più a conoscere il paese, l'Algeria è un paese veramente particolare. Hanno solo il calcio, vedi che il calcio nel paese gestisce tanti problemi. Quando va bene con la nazionale, il paese è molto molto contento. Avrò mai rimorso di aver scelto l'Algeria, sono molto molto orgoglioso. Fino alla fine le gente ti saranno riconoscenti, fino a che tu vai a morire. Anche questo è qualcosa di... non so se c'è parole veramente, perché devi vivere. Mi ricordo a Alger, lì c'è 2 milioni o 3 milioni di gente che abitavano e poi c'era 5 milioni questo giorno quando siamo tornati. Sai, quando ero sul pullman, guardare la gente che urlavano il mio nome come se avevo dato a loro, non so, un sacco di soldi. Loro erano molto 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 felici. Questo è una cosa veramente che è incredibile. When determination and sacrifice are the building blocks of your early life, you can thrive in your career through a desire to improve and an endless hunger for more. Each victory spurs you to higher peaks, to achieve your dreams and targets. Personalmente il pallone d'oro, perché è la cosa più prestigiosa
nel calcio. E poi anche io mi metto questo nella testa, così non avrò rimorsi, sai. Devo fare tutto per averlo e poi devo lavorare tantissimo. Avere questa significa tante cose e aver fatto bene con tua squadra, con la nazionale, quindi sicuro che vai a vincere qualcosa se sei nella lista del pallone d'oro.